Hi guys, it's been a while since I last posted a video, but I'm delighted to say I had the opportunity to speak to Paolo Condò in recent days, a renowned Italian sports journalist. He works for Sky Sport Italia on their football coverage. He's also written some excellent sports books on the likes of Francesco Totti and also the rivalry between Mourinho and Pep Guardiola. Paolo and I discussed stadiums following on from a wonderful thread he did on Twitter during lockdown, in which he posted a stadium a day, some of the facilities that he's been able to enjoy over the years. We also spoke about the Champions League, the return of football, and the chances of the Italian sides in Europe's Premier Club competition. I really enjoyed the interview. I apologise slightly for the sound quality. Paolo was very generous with his time, but unfortunately he was driving along the motorway, and my technological skills are still not the best, it must be said. Anyway, I'll put some subtitles to it. Hope you enjoy the interview. If you haven't already subscribed, please do that, and make sure you give it a thumbs up to like it and comment as well. Please keep that engagement coming. I'll see you on the next one. Thanks guys. Beh, allora nasce dalla voglia di fare qualcosa di divertente, che potesse essere goduto da tutti, e nasce naturalmente dalla mancanza di libertà. In realtà mancava soltanto la libertà, perché già da qualche anno io ho cambiato vita e ho smesso di andare in giro per il mondo, no? Adesso lavoro in uno studio televisivo. Io sono uno che prende ogni tanto e se ne va, non so, a New York. Mi piace molto, anche per pochi giorni, andare a respirare un'altra aria. Il fatto di non poterlo fare mi ha ispirato questa cosa. Ho detto volevo dare una serialità a questi miei interventi. Ricordo ancora la partita che fu un Inter-Pisa e io entrai a San Siro e come arrivai in tribuna stampa e vidi lo stadio davanti a me, non c'era ancora il terzo anello, e ebbi la sensazione di essere nel paradiso terrestre, e quella mi è rimasta sempre di San Siro. Per me San Siro è il paradiso. Allora, convivono in me due anime: l'anima dell'analista di calcio e del mondo del calcio in generale, che immagina che sia inevitabile questa cosa, perché il business ha bisogno di essere continuamente nutrito e lo stadio nuovo, da quello che ho letto, garantirà degli introiti superiori a un'eventuale ristrutturazione di San Siro. Però l'altra anima è quella romantica che ti ho appena descritto ricordando San Siro, e l'altra anima è contrarissima naturalmente alla distruzione di San Siro. Io ti devo dire, capisco la questione economica, però trovo che ci sia una mancanza di orgoglio in una città come Milano. Tutte le città del mondo che ho visto con più squadre hanno tanti stadi, ciascuna squadra ha il suo stadio. C'era stata a Monaco di Baviera, l'Allianz Arena venne costruita sia per il Bayern che per il Monaco 1860, ma dopo pochi anni il Bayern liquidò la seconda squadra di Monaco per avere in esclusiva l'utilizzo dello stadio. La strada maestra sarebbe che una delle due squadre si tiene San Siro e lo ristruttura, e l'altra costruisce un nuovo stadio. L'ho detto, i dirigenti di Inter e Milan hanno sempre detto che economicamente non ci stanno, non sono il tipo che si lega ai binari per impedire al treno di passare. Ho detto la mia opinione, ma basta così. Soltanto a Torino le due squadre della città giocano in due stadi diversi, e non a caso la cosa è successa perché la Juventus a un certo punto ha chiesto e ottenuto il permesso di fare il suo stadio privato. Non a caso sappiamo bene che la Juventus è la società più innovativa che c'è nel nostro calcio, come dimostrano anche i risultati. Insomma, evidentemente è stata una tradizione. La cosa nasce anche dall'occasione perduta di Italia 90, perché a Italia 90 una generazione di stadi nuovi o ristrutturati ebbe comunque bisogno di passare per il credito sportivo, che
costrinse praticamente tutti a fare comunque gli stadi con la pista d'atletica, perché all'epoca funzionava così, insomma, mentre se vai a vedere tutti ormai gli impianti per l'atletica leggera nel mondo sono separati, sono differenti, non c'è la pista d'atletica né al Camp Nou né al Bernabeu, non c'è ad Anfield, non c'è a Manchester, non c'è da nessuna parte del mondo dove si gioca a grande calcio la pista di atletica. È chiaro che in Italia certe cose sono evidentemente più fattibili quando hai la pressione ma anche i soldi di un grande evento. L'ultimo grande evento calcistico che abbiamo ospitato è stato il Mondiale 90 e lì per questo parlo di occasione perduta. Nelle ultime settimane a Sky circolava la voce che l'Europeo del 2021 avrebbe potuto cambiare format per quanto riguarda la sede e non più le 12 itineranti, ma la Germania, che è un paese già pronto alle strutture, avrebbe le strutture per organizzarlo. Però ho sentito amici miei all'UEFA che mi hanno smentito categoricamente questa ipotesi, perché il valore politico che a me piace molto, io sono un europeista convinto, il valore politico di organizzare l'europeo itinerante in 12 paesi vuole essere preservato. E questo è anche il motivo per cui l'UEFA ha deciso di rinviare il torneo, perché naturalmente nella situazione pandemica sarebbe stato assolutamente impossibile rispettare questo format. La Champions League è una cosa differente, le partite possono essere giocate anche contemporaneamente, è cambiato il format, sono saltate delle gare, quindi delle date, quindi delle serate televisive e ti posso dire da quel che ho capito che l'UEFA praticherà uno sconto ai broadcasters che hanno comprato per queste date perdute. Io sono contrario al fair play finanziario, perlomeno in questa forma, e quindi politicamente era una sentenza che non mi piaceva e sono contento che il Manchester City sia stato riammesso. Sono contrario al fair play finanziario perché i suoi effetti, come vediamo, sono quello di cristallizzare sempre la stessa vincitrice in quasi tutti i campionati, a parte la Premier, dove evidentemente il fatto che ci siano tante squadre che prendono tanti soldi aiuta l'equilibrio. A Italia, Francia, Germania e anche la stessa Spagna, col financial fair play, vinceranno in eterno, cosa che secondo me toglie molto fascino ai campionati. Io sono rimasto già molto sorpreso dal fatto che il Lione abbia vinto la gara d'andata e certamente non ti puoi fermare prima di aver segnato 3 gol per essere abbastanza tranquillo. Però detto questo, io penso che la Juventus supererà questo turno e arriverà ai quarti di finale dove comincerà il suo vero torneo. Naturalmente Guardiola è uno dei favoriti, secondo me ci sono 2 favoriti sopra gli altri che sono il Manchester City e il Bayern. Però allora questo è stato un anno eccezionale e sono successe molte cose imprevedibili anche nel calcio che abbiamo rivisto dopo il lockdown e quindi ci vado con i piedi di piombo prima di esprimere pronostici definitivi. Posso parlarti soltanto di orientamenti. La partita di Torino dell'altra sera fra Atalanta e Juventus, anche se è finita 2-2, ha mostrato una differenza netta fra le 2 squadre a favore dell'Atalanta. Quindi bisogna vedere se fra un mese questa gerarchia sarà cambiata o meno, ma se non sarà cambiata è giusto considerare l'Atalanta la front runner delle squadre italiane, anche perché è finita dalla parte del tabellone meno impossibile. Non ti dico più facile perché sarebbe offensivo nei confronti del Paris Saint-Germain e delle altre 2, però meno impossibile certamente sì.
la partita di ritorno è sempre differente, la gara d'andata è più prudente e quindi l'eventuale grande punteggio tu te lo aspetti dalla gara di ritorno, non da quella d'andata. In questo senso mi verrebbe da dire che il Napoli parte al fischio d'inizio è eliminato, perché al Sì. fischio d'inizio stiamo 0-0 e l'1-1 premia il Barcellona. Però secondo me questa è una partita dove verranno segnati parecchi gol e quindi mi verrebbe quasi da dirti che il Napoli ha 2 risultati su 3, nel senso che ha ovviamente la vittoria ma anche il pareggio, perché per me 2-2, diciamo come minimo ai supplementari, perché 0-0 non me lo vedo proprio, oscillo tra l'1-1 e punteggi anche più alti nel pareggio. Naturalmente una Final 8 tu la vendi come la finale dei playoff NBA, la vendi a tanto e facendo in modo che le relative revenue poi vadano a soddisfare tutti quelli che sarebbero insoddisfatti dalla scomparsa di alcune date. Cioè alla fine l'unica strada è questa.